Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi, come promesso nell'ultimo video, andremo a parlare di come si muove il mercato e il motivo, diciamo chi lo muove. Ora, ci sono tre fasi. C'è la fase di rialzo, di ribasso e di lateralizzazione. La fase di rialzo è quando il mercato appunto cresce in valore. La fase di ribasso è quando decresce di valore e di lateralizzazione è quando non riesce a decidere dove andare essenzialmente. La fase di rialzo viene chiamata anche bullish. Bullish perché? Perché se avete mai visto un rodeo, cosa fa il toro quando ti carica? Ti carica dal basso verso l'alto e cerca di lanciarti in aria. Ed è per questo che si chiama bullish, perché diciamo richiama il nome del toro, bull, ed è un movimento che parte dal basso e va verso l'alto. Al contrario, bearish, che richiama l'orso, quando l'orso attacca si alza sulle gambe posteriori e ti schiaccia, cerca di schiacciarti per sottometterti, quindi dall'alto verso il basso. In un mercato a rialzo avremo massimi e minimi sempre superiori, che chiameremo higher high e higher low, perché bisogna abituarsi anche ai termini in inglese. Non sono indispensabili, perché non sono indispensabili, ma se ci si abitua e si iniziano ad utilizzare è molto meglio poi per quando si dovranno vedere altri educatori che appunto sono americani o inglesi o comunque di altre lingue, utilizzano bene o male tutti queste diciture. Al contrario, in un mercato a ribasso avremo massimi e minimi sempre inferiori, lower highs, lower lows, mentre in lateralizzazione avremo praticamente massimi e minimi uguali, fino a poi a un movimento di rialzo, un movimento di ribasso. Ora, come mai si muove così? Abbiamo parlato nello scorso video di euro-dollaro. Perché? Perché non puoi dire il mercato si alza, ma si alza in base a cosa, giusto? Quindi devi fare per forza il paragone con una coppia di valute. Ora, se siamo in un mercato a rialzo, bullish, cosa succede? L'euro viene apprezzato ed è per questo che sale. In questo esempio ovviamente, poi se avremo tipo USD, CHF che è dollaro franco svizzero e sale, è il dollaro che viene apprezzato. Quindi in questo esempio qua abbiamo l'euro che viene apprezzato. O, perché giustamente bisogna mettere anche un o, il dollaro è deprezzato. Deprezzato. Perché ovviamente possono esserci notizie belle per l'euro o zero notizie belle per l'euro, ma notizie brutte per il dollaro e quindi il nostro grafico salirà. Un esempio è, partiamo con un tasso di scambio di euro-dollaro di 1,08, che significa che per ogni euro che noi abbiamo ci danno 1 dollaro e 8 centesimi. Quindi se siamo in un mercato a rialzo, facciamo finta che questo punto qua è 1,08, questo punto qua sarà 1,10. E quindi l'euro acquisirà valore contro il dollaro, perché non sarà più 1,08 per ogni euro, ma saranno 1,10 dollari per ogni euro. Al contrario, in un mercato ribassista o bearish, avremo un euro non apprezzato o un apprezzamento del dollaro. Perché come prima possono esserci notizie brutte per l'euro o notizie estremamente belle per il dollaro e quindi il mercato dei euro-dollaro scende. Quindi come prima nell'esempio, magari partiamo da qua sopra, che è 1 dollaro e 0,8 centesimi per ogni euro, arriveremo qua sotto che sarà 1 dollaro e 0,6 centesimi per ogni euro. Quindi l'euro avrà perso valore sul dollaro. Ora, chi è che muove il mercato verso l'alto o verso il basso? Siamo
diciamo, tre categorie fondamentali che sono i trader, le istituzioni e le banche. Ora, chi muove il mercato realmente? I trader. No, scherzo, scherzo. Sono le istituzioni e le banche. Ma perché? Perché iniettano enormi somme di denaro. Che non si parla del tuo centello, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 euro, che per molti possono essere già delle belle cifre, ma si parla di miliardi di dollari ogni singolo giorno all'interno del mercato. E sono loro che comandano l'andamento dei vari mercati, perché il 20%